in queste... My dear friends. Slay, slay, every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un make-up tutorial dove uso esclusivamente prodotti Zoeva. Zoeva è un brand al quale io sono molto legata perché, non credo di avervelo mai detto, è il sito dove io per la prima volta ho acquistato dei trucchi. Ho assistito a tutto il rebranding del marchio, dal logo ai nuovi packaging, i nuovi pennelli. Ricordo che all'epoca avevano anche delle ciglia finte che io prendevo sempre. E il primo ricordo che ho del rebranding del marchio sono state le palette. Zoeva è uno dei brand che ha un cassetto riservato nella mia makeup collection. Per farvi capire quanto amo questo brand, ho tantissimi loro prodotti che ho comprato. Questo pennello qua io ce l'ho dal 2013, se non erro. Lo stesso vale per questo. Questi sono pennelli storici della mia makeup collection. Aspetta che ve li faccio vedere tutti. Allora, questi sono i pennelli di Zoeva che io ho. Alcuni li ho comprati, altri invece mi sono stati gentilmente omaggiati. Ricordo di essere entrata nel PR di Zoeva perché gli avevo scritto io. All'epoca ragazzi non c'era nessuno store fisico. Adesso andate da Sephora, potete sbocciare le palette. Però ricordo che quando scrissi io al brand, ancora non era un brand largamente conosciuto e affermato come oggi. Quindi mi ricordo che gli scrissi se potevano inviarmi una o due palette per poterla magari anche poi mostrare alla mia community. E poi io feci anche il video, se qualcuno se lo ricorda, anzi adesso ve lo faccio vedere. Today's the day for a bridal makeup. Today's the day for a wedding guest makeup. Questa era la palette che avevo ricevuto e ero felicissima, me lo ricordo proprio perché fu anche il primissimo brand che accettò insomma di inviarmi delle cose. Questo io non me lo dimenticherò mai. E finalmente adesso ci sono anche i fondotinta. I fondotinta sono disponibili in 44 nuance, quindi direi che è il momento di iniziare. Volevo ricordarvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Siamo arrivati al momento del saluto della Grace. Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Break it down now. Il fortunato di oggi è Samuele, che mi scrive: ti amo, sei bellissima. Ciao Samuele, grazie mille per far parte della mia community Instagram, ti mando un bacio grande. E se anche tu vuoi essere salutato in uno dei miei prossimi video, quello che devi fare è semplicemente iscriverti alla mia pagina Instagram che ti lascio qua sopra. Eccoci di nuovo qua. Questo ragazzi è l'Authentic Skin Natural Luminous Foundation. La cosa importante è che ci sono diversi sottotoni. Queste sono alcune delle shades per pelle scura e io sono tra le più chiare, quindi per farvi capire quanti ne hanno. So I'm really happy about this and it's time to start! Allora iniziamo con il 320, il 340. Ora andiamo con il 360, poi abbiamo il 380, il 390, questo è ancora più scuro, questo qui invece è il 400. Io a colpo d'occhio andrei con questa qua. Il mio match perfetto ragazzi è il numero 380, Smile, si chiama Smile. La cosa bella di questo fondotinta è che oltre a essere luminoso, oltre a essere lightweight, quindi non lo sentite sulla pelle, oltre a avere 44 colorazioni, un fondotinta che soddisfa un po' le esigenze di tutti quanti, perché è un fondotinta stratificabile. Questo è il loro pennello 104, io ce l'ho anche in un altro colore. Questo qua che amo tantissimo, è uno dei miei pennelli preferiti, è lightweight quindi non lo sentite sulla pelle e dona al viso una luminosità che però comunque è naturale. La cosa importante è che ci sono diversi sottotoni. Ok, quindi nel caso voi vogliate stratificarlo, questo fondotinta qua, è possibile. Adesso vi mostro come si fa. Così. Usiamo il fondotinta 320 per fare l'highlighting.
Let's see. Oh, comunque nonostante che lo stia stratificando, non ho mai questo applicato. Volevo usare questo, però let me try this out. Perché comunque è un fondotinta stratificabile, quindi vediamo un po' così cosa succede. Il resto lo sfumo. Questo è un ottimo pennello di precisione. Così vi mostro anche i pennelli di Zoeva che mi piacciono. Ora vado con il Liquid Drops, questo qui sempre di Zoeva nella colorazione Rose Golden, per dare ulteriore luminosità. Ok. Secondo me questo qui per chi ha la pelle secca è top. Sì, perché regala ancora più luminosità al viso. Ok, adesso vado con il vero e proprio correttore, così. Con il pennello 117 di Zoeva, in questo modo. Sfumo, così. Proseguo il look con un soft baking. Con il pennello 101, questo qui è il Face Definer. Vado prima a togliere gli eccessi della powder e adesso andiamo con una delle mie matite preferite per le sopracciglia, che è la Graphic Brow Pencil nella colorazione Bistre. E mi piace questa qui, ragazzi, perché è super adatta, non è né troppo morbida né troppo dura, che vedete com'è super natural. We are natural in the house, my dear friends. Ok, così. Adesso per fissare le brows vado con il Graphic Brow Fix, sempre nella colorazione Bistre. Questa, volendo, ragazzi, potete usarla tranquillamente con questo pennello qui. Questo qui è il numero 322 e si definiscono le sopracciglia. Ora che abbiamo fissato le brows, passo agli occhi e oggi andremo ad utilizzare questa palettina nuova. Questa qui è la Precious Eyeshadow Palette. Con questo pennello qua, che è il Concealer Buffer, vado ad applicare il primer per gli occhi. Io adoro questo pennello, ragazzi, è veramente molto molto bello, oltre che utile non solo per i correttori ma per tutti i prodotti in crema in generale. Applico il primer per gli occhi, prendo l'ombretto Adore, ok, e lo vado a stendere sulla piega palpebrale così, ma anche un po' sulla palpebra fissa, e lo vado ad allungare così, in questo modo. Perché adoro questo pennello, ragazzi? Questo pennello qui io lo adoro perché io, avendo la hooded eyelid, per me è difficile andare a sfumare in questo modo ed essere così precisa senza combinare casini. Adesso con il cream shader vado e creo questa cut crease like so. Adesso andiamo con Cherish, vado con Exquisite. Con questo pennello qua, il numero 231, questa petite crease, vado a colorare il resto della palpebra. Questo pennello qui mi piace perché, essendo a punta, oltre a riuscire a intensificare la crease, se volessi, ma mi piace così, posso andare anche a prendere l'ombretto e posizionarlo, sfumarlo dove meglio preferisco. Questo viola è strepitoso. Tra l'altro, essendoci sotto Exquisite, questo viola sopra sembra un pochino più caldo, più chiaro. Ora vado con il Pencil Brush, questo qui è il numero 230, sempre con Adore. Vado ad intensificare
la sfumatura all'altezza della crease, così, in questo modo. Comunque è bellissimo questo, anche perché ha lo specchio. Faccio l'altro occhio e torno da voi. Ok, adesso, sempre con il 230 Pencil Brush, vado sulla palpebra inferiore e sfumo il colore Adore, questo qua, like so. Tita Blender, questo qua è il 233, questo è sempre di Zoeva. Sì, dai, usiamo Treasured. Dai, va, mettiamolo un po' anche qua. Sta diventando interessante questo look. Allora, vado adesso con questo mascara qua, che è il Graphic Lash Mascara. Questo mascara, avendo lo scovolino così piccolo, mi dà la possibilità di pettinare le mie ciglia in maniera molto precisa. Questo mascara qui è presente in gamma da tantissimo tempo. Vi faccio una domanda: qual è il vostro prodotto preferito di Zoeva? Let me know, guys. Fatemi sapere, che sono super curiosa. Io ci dovrei pensare, perché ci sono tante cose del brand che a me piacciono. I pennelli, le matite. Per fare lo sculpting io userei un pennello che a me piace un botto, che è questo qui, questo è il 109. Questo, ragazzi, ritorna bianco, come avete potuto notare. Chiaramente bisogna lavarlo bene. Passiamo al blush. Vado con il pennello 126. Questo qui è il Chic Finish. Se vedete che avete calcato troppo la mano, basta semplicemente prendere un altro pennello e sfumare, così. E adesso, con questo pennello qui da highlight, boom, 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 che comunque sono già illuminate, però se tu mi consenti. Vado con questo qua. E crea una bella winged liner. Questo è il Cat Eye Pen eyeliner di Zoeva. Un'altra cosa che mi ero dimenticata di dirvi, ragazzi, è che il fondotinta, così come questi prodotti che vi sto facendo vedere, sono in esclusiva rivenduti da Sephora. Applico le ciglia finte e torno da voi. Ok, io accentuerei ancora di più il mascara sulle ciglia inferiori, così da rendere il look ancora più bold, femme fatale, feline, you know what I mean. Riprendo Adore e ridefinisco un po' la sfumatura che sono andata a perdere applicando l'eyeliner. Vado con questa matita qui di Zoeva, si chiama Graphic Lips Blooming Impression, il codice dovrebbe essere B7, e vado a riempire le mie labbra con Pure Lacquer Lips nella colorazione Strong Career. E questo mi piace perché, nonostante non sia un liquid lipstick, nonostante non sia un gloss, rimane comunque sulle labbra, cioè non si sposta, ecco, per essere molto diretti e chiari. What do you think, guys? Io adoro questo look, e voi? Fatemi sapere nei commenti. I like it, I kind of like it, I like it, I like it, I really, really want you want me to know. Vi ricordo, ragazzi, che troverete l'elenco di tutti i prodotti utilizzati di Zoeva qua sotto nel box in descrizione con i link, non vi preoccupate.
e se volete esplorare di più il brand potete tranquillamente andare sul sito di Sephora Italia per scoprire molti altri prodotti della loro gamma. Considerazione personale dei prodotti. Allora, il fondotinta ragazzi io l'ho testato perché non volevo fare un first impressions, quindi questo qua ragazzi è super promosso, lo sto utilizzando ormai da un po' di tempo. L'ultima settimana ho usato solo questo qua e devo dire che mi è durato in qualsiasi tipo di occasione. Sono andata alla festa di Coca-Cola, l'ho utilizzato anche in giornate in cui dovevo uscire e entrare da un posto all'altro e devo dire che ha tenuto molto bene fino alla sera. Il fondotinta ha una coprenza media, quindi è un fondo che può essere stratificato. Se amate il fondotinta full coverage basta mettere qualche pump in più e otterrete un finish un pochino più coprente. Se invece preferite un finish un pochino più leggero basta semplicemente applicare meno prodotto sul viso. Poi cosa ho utilizzato? Vabbè, i pennelli ragazzi io li adoro. Questa è tutta la mia collezione. La palette occhi ragazzi è veramente molto bella. L'unico colore che forse io non posso utilizzare è questo qua, ma comunque la trovo una palette versatile e utilizzabile da più incarnati possibili, anche perché questo colore qua che su di me vira un pochino al grigio e che la pelle più chiara secondo me si trasformerà in un bellissimo mauve e credo che la userò anche in futuro. Mi piace molto. Cara ragazzi, è bellissimo, lo conoscevo già, fa parte della gamma di Zoeva da tantissimi anni, l'ho usato, l'ho comprato, mi è stato inviato, adesso me l'hanno rinviato, però comunque è un prodotto evergreen che va bene per la mia tipologia di ciglia. Bistre, la matita è una delle mie preferite in assoluto per le sopracciglia. Se avete delle sopracciglia molto folte, quindi che tendono a essere più indisciplinate rispetto alle mie, questo secondo me è un prodotto ottimo. Infine andiamo con la palette blush con l'illuminante, ragazzi questa qui è pazzesca per la pelle scura, è bellissima. Questo è un ottimo prodotto da mettere subito sopra il fondotinta per dare quella luminosità. Vedete, io l'ho applicato sotto, poi vabbè sopra ho messo anche l'highlighter in polvere leggermente. La matita labbra ragazzi questa qui è pazzesca, è veramente bellissima. Anche questo prodotto labbra ragazzi è presente nella gamma Zoeva da tantissimi anni ed è veramente molto buono. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, che per me è sempre importante sapere che cosa ne pensate, qual è il vostro feedback. Fatemi sapere anche se vorreste vedere altri prodotti di Zoeva sul mio canale, perché ho veramente tantissime palette, molte le ho comprate, altre mi sono state inviate dal brand stesso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!